È un sabato tranquillo, quello che cade il 20 marzo 1993, soprattutto quando vivi in una cittadina come Warrington, in Inghilterra, esattamente a metà strada tra Liverpool e Manchester. Il giorno dopo sarà primavera e il tempo nella piovosa regione comincerà a stabilizzarsi. È quasi l'ora di pranzo in Bridge Street, la via più vivace della cittadina, quando, vicino ai negozi, 2 cestini dei rifiuti esplodono con un boato assordante e, purtroppo, devastante. Rimangono ferite ben 56 persone, ma, e questa è la notizia più grave, muoiono 2 bambini, il piccolo Jonathan Ball di 3 anni e Tim Perry di 12. È l'ennesimo attentato dell'IRA, il sedicente esercito repubblicano irlandese, e il mondo si indigna. Quel giorno una ragazza irlandese sta guardando con sgomento e commozione le immagini della tragedia che scorrono in TV. Immagini che dentro di lei creano un collegamento con un altro attentato, un'altra tragedia che ha colpito direttamente la sua persona, il suo corpo, la sua anima, provocando una ferita che rimarrà dolorosamente aperta per tutta la vita. E decide di urlare questo dolore al mondo nel modo che lei conosce meglio, cantando. Mi chiamo Marcello Monti, benvenuti a Rock and Crime. E questa è la storia di Dolores O'Riordan. È una famiglia tipica irlandese, quella degli O'Riordan, molto numerosa e molto cattolica. Dolores è la figlia più piccola ed è nata nel 1971 a Ballybricken. La sua educazione è basata fondamentalmente sulla religione e su una vita familiare gestita come una piccola comunità. Una comunità gestita da papà Terence, di mestiere fattore, purtroppo invalido per le conseguenze di un grave incidente stradale, e mamma Eileen, insegnante, che dopo l'incidente del marito è l'autentica colonna portante della famiglia. L'infanzia di Dolores è difficile, vissuta in un contesto povero, in una casa umile con solo 2 stanze e segnata dalla perdita di 2 fratellini piccoli, perdita che lascerà un grande vuoto in lei e negli altri 6 fratelli. Una casa dove, alla fine delle dure giornate di lavoro, papà Terence, che suona diversi strumenti, intrattiene i figli con un po' di musica e insegna a Dolores a suonare la chitarra e il pianoforte. Nonostante le difficoltà, Dolores cresce serena in compagnia dei fratelli fino al 1978, quando, all'età di 7 anni, il destino inizia drammaticamente a bussare alla sua porta. Un giorno sua sorella Angela, mentre prepara qualcosa in cucina, innesca un incendio che si propaga velocemente nella piccola casa degli O'Riordan. La casa viene completamente distrutta e la famiglia si trova per strada. Intervengono gli assistenti sociali della contea e agli O'Riordan viene prontamente assegnata una casa popolare. Sembra pronto un nuovo inizio per Dolores e i suoi familiari, ma in realtà il destino ha in serbo una prova ancora più terribile di quella appena affrontata. Qualcosa che segnerà il corpo e l'anima di Dolores in maniera drammatica per tutta la vita. Dopo essersi sistemati nel quartiere popolare, i genitori, Terence ed Eileen, iniziano a stringere amicizie con i vicini di casa e conoscono un uomo che subito li colpisce per la sua disponibilità. Non sanno che quest'uomo è un predatore, un cacciatore di bambini, e ha messo gli occhi su Dolores. Per 4 lunghissimi anni la piccola Dolores O'Riordan subisce gli abusi da parte di questo mostro, abusi che per paura la bambina mantiene segreti e che progressivamente logorano la sua anima.
Ed è forse proprio in questo periodo che inizia a svilupparsi in lei un disturbo chiamato bipolarismo, che le verrà diagnosticato molto tempo dopo, in un periodo della sua vita in cui deciderà di rendere pubblica anche la sua terribile esperienza infantile. Crescendo, Dolores sviluppa un carattere ribelle, non sopporta l'autorità e soprattutto che le venga detto cosa fare. E in piena adolescenza, all'età di 17 anni, incontra il suo primo amore. O meglio, quello che lei pensa sia il primo amore. La storia con il suo primo fidanzato, Michael, è ancora una storia di botte, violenze, dolore. Diventa quello che nel linguaggio moderno è definito amore tossico. Ma come abbiamo già detto, Dolores ha un carattere deciso. È stanca di soffrire e lascia Michael. Poco dopo lascia anche la scuola. Non è interessata a conseguire un diploma che pensa non le servirà mai. Piuttosto decide di andare incontro a quella che è sempre stata la sua passione, ereditata da suo padre Terence, la musica. A Dolores piace cantare e scopre che è da poco vacante il ruolo di voce solista in una band dal nome molto strano, The Cranberry Saws. Il provino dura pochissimo, poche battute sufficienti per incantare i componenti del gruppo, che ingaggiano Dolores come voce solista. È un nuovo inizio, per lei e anche per loro, che accorciano il nome in Cranberries. Con la nuova formazione, la band inizia a farsi le ossa in locali di ogni tipo, facendosi notare per la miscela azzeccata di generi e per le composizioni originali e interessanti, sostenute dalla splendida voce di Dolores. Dopo le prime esibizioni che raccontano di un gruppo timido ed impacciato nella resa live, certamente poco abituato alle esibizioni in pubblico, le cose cominciano a girare in maniera sempre più interessante. Soprattutto Dolores inizia gradualmente a perdere le prime difficoltà di approccio col pubblico e si trasforma a poco in quella figura che verrà poi ricordata per sempre. Una frontwoman carismatica e intrigante, capace di catalizzare la scena su di sé e di ammagliare il pubblico. Il talento dei Cranberries, un po' alla volta, comincia a stuzzicare l'interesse delle case discografiche, soprattutto della Island, che mette sotto contratto il gruppo. Arriva così il primo album, intitolato Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? È il 1993 e arriva il successo internazionale. L'album vende milioni di copie e i Cranberries irrompono nella scena rock mondiale. Il successo però è difficile da gestire, soprattutto per chi come Dolores ha un'anima segnata e tormentata. E così la cantante, nonostante i riconoscimenti di pubblico e critica, cade in un profondo stato di depressione. Ma è da questo periodo di grande difficoltà che nasce un capolavoro. Il 20 marzo del 1993 Dolores è in casa a guardare la TV, quando apprende del terribile attentato di cui parlavamo all'inizio e che è costato la vita a 2 bambini innocenti. In quel momento sente crescere dentro di lei un fluire di sentimenti come rabbia, indignazione, sgomento. Le immagini della violenza di quel giorno fanno riemergere anche altri attentati, quelli da lei subiti da bambina. E questo stato emotivo esplode in un fiume di creatività. Dolores prende carta e penna e fissa su carta le basi di un brano che non solo diventerà la canzone simbolo dei Cranberries, ma uno dei brani più iconici della musica rock degli anni 90. Il brano si intitola Zombie ed è una diretta denuncia contro ogni tipo di violenza. Viene pubblicato a metà settembre del 1994 come singolo del nuovo album No Need to Argue
e diventa un clamoroso successo mondiale, con circa 17 milioni di copie vendute. Ora i Cranberries sono ai vertici del rock mondiale. Per i Cranberries inizia un lungo tour mondiale insieme ad una band leggendaria, i Duran Duran. Durante la serie di concerti Dolores conosce il manager dei Duran Duran, Don Barton. Tra i due scatta un vero e proprio colpo di fulmine. Senza perdere tempo, dopo pochi mesi i due si sposano. La cerimonia sarà molto particolare, come si addice a due star della musica, ma quello che colpisce delle immagini del matrimonio è la gioia che traspare dal sorriso di Dolores. Un momento in cui i suoi occhi sembrano aver cancellato le nebbie della sofferenza. Per la cantante sembra che la vita abbia intrapreso una strada dorata. I Cranberries sono sulla cresta dell'onda, il matrimonio con Don Barton sembra una favola, il sogno di diventare madre prende forma. Insomma, tutto va a gonfie vele. Ma gradualmente la parte oscura di Dolores lentamente si risveglia e torna un po' alla volta a tormentare la sua anima. Per primi se ne accorgono i fan, che notano un cambiamento nella scrittura dei brani dei Cranberries. I 3 dischi successivi al boom di No Need to Argue diventano a poco più oscuri e cominciano a vendere sempre meno, tanto che nel 2003 i componenti del gruppo si separano. Non è un vero e proprio scioglimento, è piuttosto una sospensione della loro attività. Non ci sono comunicati ufficiali, se non quello che Dolores O'Riordan inizierà una sua carriera solista. Ma purtroppo caricarsi sulle spalle il peso di un percorso artistico è decisamente un'impresa molto faticosa e Dolores lo scopre ben presto. Il pubblico osserva impietosamente una cantante magrissima, emaciata, sofferente, e i giornalisti iniziano a loro volta ad insinuare che si sia anche ammalata di anoressia. Come se non bastasse, i 2 dischi solisti di Dolores, usciti nel 2007 e 2009, sono accolti in maniera abbastanza tiepida dai fan. La scrittura dei brani non si discosta molto dai dischi dei Cranberries e le vendite sono decisamente sotto le previsioni. Così, nel 2009, durante un'intervista relativa al suo secondo album solista, Dolores O'Riordan fa un annuncio clamoroso. Un grande ritorno dei Cranberries, un nuovo tour mondiale e probabilmente un nuovo disco. La band irlandese ritrova così l'abbraccio dei fan. Il tour è un successo sia in termini di riscontri artistici che in termini economici. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un nuovo periodo di serenità. Ma non si possono cancellare i demoni. Sono sempre lì, pronti a mettere di nuovo fuori la testa dai buchi neri dell'anima. Nel 2010 Dolores cade ancora una volta in un profondo stato depressivo. È diverso però dagli altri periodi che aveva vissuto. È diverso perché dopo tanto tempo i suoi sogni tornano a popolarsi dell'immagine dell'uomo che aveva abusato di lei da bambina e si trasformano in incubi. Ma Dolores non immagina certo che quegli incubi sono dei drammatici sogni premonitori e che il mostro ancora una volta si manifesterà davanti a lei. Nel 2011 il cancro si porta via suo padre Terence. Già di per sé questa sarebbe una notizia tragica, ma il peggio deve ancora arrivare, ed arriva proprio il giorno del funerale. Tra gli intervenuti alla cerimonia, ad un certo punto Dolores vede avvicinarsi un uomo. È lui. È il mostro. Non solo, le si avvicina e osa rivolgerle la parola.
e come se non bastasse la riporta indietro nel tempo a quegli orribili anni di abusi e le chiede scusa per quello che le ha fatto. Dolores rimane come paralizzata, non riesce a rispondere, a reagire. Il buco nero si è riaperto e la sua anima c'è sprofondata dentro di nuovo. Dolores crolla, entra in uno stato depressivo profondo e nero. Ed è proprio in questo periodo che al suo stato mentale, al suo continuo passare da momenti maniacali a depressione, viene dato un nome: disturbo bipolare. Il disturbo bipolare è una patologia psichiatrica caratterizzata da oscillazioni estreme e patologiche dell'umore, che alternano episodi di euforia, iperattività, ridotto bisogno di sonno, a depressione, tristezza profonda, mancanza di energia. È una condizione che può avere un impatto significativo sulla vita quotidiana, sulle relazioni e le capacità lavorative. Dolores inizia il suo declino in tutti gli aspetti della sua vita. Il 2014 è un anno tremendo. Dopo 20 anni di matrimonio, Don Barton chiede il divorzio a causa dell'instabilità della moglie. Non solo, chiede e ottiene la custodia totale dei 3 figli. Dolores cade in una cupa disperazione. Inizia ad abusare di sostanze, assume gli psicofarmaci che le sono stati prescritti insieme a grandi quantitativi di alcol. Inizia a vivere in uno stato di costante alterazione e si rende protagonista di episodi drammatici. Il più famoso avviene sempre nel 2014, quando durante un volo una alterata Dolores O'Riordan inizia ad importunare gli altri passeggeri e ad urlare. Una hostess, avvicinatasi per cercare di calmare e far ragionare la cantante, per tutta risposta viene aggredita da Dolores, che le procura una seria ferita ad un piede. Con la hostess a terra dolorante, la cantante continua a dare in escandescenze. Inizia ad urlare frasi sconnesse come «Io sono la regina d'Irlanda» e il personale dell'aereo si vede costretto ad avvisare le autorità. Le escandescenze di Dolores continuano in aeroporto, dove aggredisce uno dei poliziotti avvisati dalla compagnia aerea. Dolores viene arrestata, ma appena la macchina della polizia si ferma davanti alla centrale, apre lo sportello e scappa. Una guardia la raggiunge e lei lo colpisce in modo così violento da mandarlo all'ospedale. Dolores viene rinchiusa in cella, dove continua a dare in escandescenze tra urla e frasi cantate a squarciagola. Alla fine viene portata in ospedale, dove viene sedata. Per lei scatta una denuncia che termina con una sentenza del tribunale che la giudica incapace di intendere di volere. Dolores O'Riordan cerca piano piano di risollevarsi nel modo che le è più congeniale, suonando. Inizia un nuovo tour dei Cranberries, ma nel 2017 la band deve fermarsi di nuovo. Dolores sta male ancora, fisicamente e psicologicamente. È il 15 gennaio del 2018. Dolores O'Riordan occupa la stanza 2005 del Hilton Hotel a Londra. Si trova nella capitale inglese per alcune registrazioni. È un periodo relativamente tranquillo per lei, un periodo in cui i farmaci prescritti stanno donando un po' di quiete alla sua anima tormentata. Ultimamente, però, si è aggiunto un doloroso mal di schiena, lascito dei lunghi tour con i Cranberries. Dolores ha aggiunto così alla già lunga lista di farmaci anche una buona dose di antidolorifici, che ovviamente butta giù con lunghe sorsate di alcol. Ormai è sera. La giornata è stata faticosa e Dolores ha un solo pensiero in testa: un bel bagno caldo. Un'ultima telefonata a sua madre e poi Dolores si immerge nell'acqua.
e si addormenta. La troveranno lì, il viso immerso nella vasca da bagno. Qualcuno pensa a un suicidio, ma la realtà è molto diversa. Semplicemente Dolores non si è resa conto di stare annegando. Nel suo corpo, negli ultimi anni debole e magrissimo, i medici riscontreranno un tasso alcolico superiore di più di 4 volte il limite consentito per guidare, oltre a tracce di un grosso quantitativo di psicofarmaci e antidolorifici. Nel portacenere vicino alla vasca, resti di innumerevoli mozziconi di sigarette. Dolores O'Riordan ci lascia così, a 46 anni, sola, in una camera d'albergo. Il 23 gennaio 2018 a Ballybricken, nel luogo dove Dolores aveva iniziato a cantare nel coro della chiesa, si svolgono i funerali della cantante. È una cerimonia strettamente privata, solo 200 persone sono presenti. Sull'altare, vicino alla bara, vengono posti un disco di platino e la sua chitarra. Sono presenti i membri dei Cranberries e anche l'ex marito, Don Barton. Dolores viene sepolta nel cimitero di Caerhilly, accanto a suo padre Terence. Durante la cerimonia funebre risuona nella chiesa la versione dell'Ave Maria di Schubert, cantata da Dolores insieme a Luciano Pavarotti in un celebre duetto. Ed è così, accompagnata per mano dal canto di uno dei più grandi tenori di tutti i tempi, che salgono per sempre in cielo, la voce e il sorriso della regina d'Irlanda. Marcello Monti vi saluta e vi dà appuntamento ad una nuova storia di Rock and Crime.